Oggi parliamo di vino e birra. In che senso? Diciamo che nell'ambito delle applicazioni alimentari, quindi nel food, si utilizzano tantissimo scambiatori di calore, che siano ad essi a piastre piuttosto che a fascio tubiero. Questo perché? Perché tutti i prodotti alimentari, tutte le bevande, diciamo così, subiscono dei trattamenti termici per poterli conservare piuttosto che per poterli lavorare o farli raggiungere delle temperature alle quali avvengono dei cambiamenti, delle stabilizzazioni. Uno su tutti, ad esempio, la birra, una volta che è finita la fase di luppolatura, prima di poter essere inserita nei fermentatori, deve essere raffreddata alla temperatura di fermentazione. Per quanto riguarda il vino, ad esempio, subisce dei processi di stagionatura o di pastorizzazione o comunque di trattamento termico che servono per fargli raggiungere determinate caratteristiche organolettiche che poi lo rendono un prodotto di alta qualità. Un altro esempio classico è il latte. Il latte deve essere pastorizzato. Per pastorizzarlo si utilizzano dei cicli termici ad alta e poi bassa temperatura, una conservazione a una certa temperatura per un certo tempo. Ora non voglio entrare nel merito di ogni singolo prodotto, ma semplicemente è importante capire che tutti questi prodotti subiscono dei trattamenti termici, chiamiamoli così, per poterne esaltare le caratteristiche oppure semplicemente per fare dei trattamenti che ne consentano la conservazione a lungo termine piuttosto che una conservazione sana sugli scaffali del supermercato. Le creme, ad esempio, con cui vengono, non so, farciti i biscotti piuttosto che brioche, subiscono anch'esse dei trattamenti termici, di riscaldamento, raffreddamento. Questi trattamenti vengono realizzati con degli scambiatori e questi scambiatori devono essere scambiatori realizzati in un modo particolare, perché ovviamente essendo a contatto con dei prodotti alimentari che poi andiamo a mangiare, devono essere scambiatori certificati, quindi con materiali certificati, con determinati trattamenti superficiali, privi di punti in cui possa depositarsi il prodotto e quindi fermarsi dando origine magari a delle formazioni batteriche. Le guarnizioni di tenuta, ad esempio, devono essere approvate dall'FDA o comunque da un organo competente in modo che siano garantite e adatte ad essere a contatto con prodotti alimentari. Le connessioni stesse sono connessioni particolari, sono connessioni che permettono la facilità di smontaggio e la facilità di lavaggio. Tutta la costruzione di questi apparecchi quindi solitamente è realizzata in acciaio inossidabile, perché sono prodotti che devono essere sanitizzati e lavati frequentemente e costantemente proprio per garantirne la massima sicurezza dal punto di vista alimentare. Interessa l'argomento? Possiamo approfondirlo. Buona giornata, grazie.